Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con alla scoperta della leggendaria utilitaria francese la Citroën 2 cavalli Charleston. L'uscita è la numero 66, l'editore è la De Agostini e il modello in scala 1:8. Andiamo subito a vedere il contenuto del fascicolo. Per chi invece avesse piacere di dare, oltre che prendere visione delle immagini, dare anche lettura ai contenuti, può andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Chiedo nuovamente scusa perché mi si è bloccato il video mentre facevo il video unboxing e ho dovuto fare due parti. Mi dispiace, non è colpa mia, si è bloccato il video anche se ero in modalità aereo, è comparsa una schermata e mi ha bloccato la registrazione, quindi chiedo nuovamente scusa. Se ci fosse anche qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti anche privatamente, grazie. Ringrazio anche tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi perché siete voi la vita del canale. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Passiamo adesso al montaggio che è molto semplice. Due serie di viti DP e FP. Tutte e due sono destinate ad essere avvitate nella plastica. Ricordatevi che in ogni collezione la seconda lettera che segue dopo appunto la prima indica il materiale sul quale la vite viene avvitata. In questo caso io mi creerò sempre i filetti ma senza assolutamente alcun tipo di lubrificante. Mi raccomando. Qui abbiamo la vaschetta del liquido lavavetri, molto bella. Attenzione al tubo in gomma perché è stato verniciato con una vernice non elastica e ogni qualvolta che andrete a fare una piegatura si crepa. Qui abbiamo due piccole imperfezioni che sono dettate dal punto di giunta dove era appunto attaccato il tubo quando è stato sciolto e creato, e sono queste imperfezioni qui e questa che non ho voluto andare a togliere perché sotto scoprirei la parte nera del tubo. Qui invece che il tubo è naturalmente nero perché è in gomma e non è stato verniciato, sono andato a togliere le imperfezioni che c'erano, così anche come anche su questo. Poi abbiamo il circuito elettrico destro, eccolo qui, un tubo in gomma con due parti in plastica, una nera e una verde. E infine abbiamo questo, che è il circuito elettrico centrale. Guardate che bello. Hanno addirittura riprodotto la guaina esterna che tiene all'interno tutti i fili in maniera ordinata. E all'uscita abbiamo due tubi in gomma, due della stessa sezione e uno più grande. Bene, io sono andato subito a prendermi le viti FP e sono andato ad avvitarmele qua, dietro la vaschetta del liquido lavavetri, le vedete? E mi sono creato i filetti. Poi ho preso questa parte di plastica qui, che è il circuito elettrico centrale, e sono andato a mettermi una vite DP. La stessa cosa sono andato a fare su questo pezzo, circuito elettrico destro, vedete? Dove sono andato già ad avvitarmi altre due viti DP. Bene. Guardate che spettacolo. Meraviglioso. L'altra volta avevamo montato la batteria,
è questo qui, questo filo. Adesso procediamo al nuovo montaggio. Svitiamo le due viti DP la parte nera andiamo a metterla qui in questo foro. È davvero ricca di particolari quest'auto, mi piace veramente tanto. Vedete? Essendomi creato il filetto prima, tutto diventa più semplice. Bene. Mettiamola diritta, così. Ok. E poi prendiamo l'altro capo e andiamo a metterlo qui. Facciamo passare il filo all'interno così. Però mi fanno vedere così nelle istruzioni, ma rimane, vediamo. Ah no, ok, va bene, mi sembrava atteso perché si era attaccato qua, vedete? Qua sotto. Così va bene. Prima di avvitare, accertatevi che il pezzo verde sia perfettamente imbattuta contro la lamiera, altrimenti non lo avvitate perché la vite non riesce poi a tirarsi il pezzo dentro bene. Rischiate di fare danno, mi raccomando. Perfetto. Che poi tra l'altro va ancora inserito, aspettate, ecco, così. Ok, così va bene. Passiamo adesso all'altro. Alla fine poi rimanete ancora con me, non andate via perché prendo tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 66, e poi ci salutiamo. Adesso vado a rimuovermi le due viti FP. Sostituiamo la punta del cacciavite, è importante che usiate quelli corretti per non danneggiare la testa delle viti. Andiamo a inserire qui, in questi due fori. Ecco. E avvitiamo. Createvi i filetti come vi ho consigliato perché tutto è più semplice e non farete alcun danno al modello, ve lo garantisco.
Bene, anche questa è stata fatta. Adesso questo tubo dobbiamo andarlo ad inserire, guardate, qua sotto. Su questo foro qui. Quindi facciamo così. Ok. Lui adesso è uscito di qua, vi faccio vedere. Qua guardate, è questo. Qua metteteci poi un po' di colla, non Attack, qualsiasi colla da modellista, ma non Attack, e lo bloccate, mi raccomando, perché vi si stacca. Ok? Un altro bellissimo particolare. E infine andiamo a rimuoverci l'ultima vite DP. Qui ci dicono che abbiamo un segmento sul perno nero, questo cilindrico, che va obbligatoriamente inserito. Qui. Vedete che abbiamo questo segmento qua sopra? O meglio, questo scasso. Il segmento dovevamo averlo qui. Ma non lo abbiamo qui. Ma poco male. Qui non l'ho, almeno nel mio pezzo non c'è. Poco male perché la posizione corretta è questa e non vi potete sbagliare. Quindi prendiamo la vite DP e evitiamo quest'ultimo particolare bellissimo di questa splendida utilitaria. Ok. Allora, in realtà vi dico che a me va bene, però vedete, balla un po'. Non è un problema. Non è un problema perché poi andrò a scaldarmi la vite, la smonterò nuovamente, scalderò la vite come vi ho fatto vedere in altri video come si va a creare il filetto, la avviterò tutta mentre è calda all'interno, ovviamente dopo averlo smontato, e poi riavvito tutto, così la vite andrà più in profondità e avrò risolto il problema. Anche se, ripeto, così va bene lo stesso. L'unica cosa è che se questo va messo poi in questa maniera, vedete, tende a muoversi. Ma sono tutte cose veramente risolvibilissime. Bene, adesso prendo tutto quello che ho montato fino al numero 66 e ci vediamo dopo. Molto onestamente non so più come fare perché ci sono veramente tanti pezzi e uno è più grande dell'altro. Comunque, vediamo cosa riesco a fare. Questo è l'interno, una riproduzione splendida
i sedili sono tutti in tessuto, i tappetini amovibili in gomma sia anteriormente che posteriormente, cinture di sicurezza, la marmitta, qui poi avremo il comando freno e acceleratore, ecco qui, guardate che spettacolo, è meravigliosa, guardate, tutto in metallo. Paraurto anteriore, questi che poi andranno messi sulle prese d'aria dell'aspirazione del motore, che poi andremo a vedere, porta anteriore lato guida, vetri basculanti, tutto in metallo, cruscotto, ecco qui, ricordatevi la chiave va semplicemente inserita e crea il ponte sul contatto che è interrotto all'interno, vedete? Non cercate di girare la chiave che la danneggiate l'impianto dentro. Che poi, guardate, vi faccio vedere una cosa, così riuscirò a farmi capire ancora meglio. Guardate qui, cosa abbiamo. Vedete? Ecco perché vi dico, il canale di Michele Armonica si occupa non soltanto di montare il modello, ma di cercare di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio per evitare a loro di fare possibili danni al modello stesso. Guardate, la parte finale è in metallo. La chiave per inserimento va a toccare le due parti e crea quindi il ponte, il contatto, e quindi fa funzionare il sonoro dell'accensione del motore. Non dovete girarla la chiave, però vedete qui c'è un difetto che penso che poi molti di voi riscontreranno, ma non è un problema, perché basterà piegare le alette e renderle più vicine possibili, ma senza farle toccare, nel senso che si toccheranno quando farete questo lavoro, ma poi l'importante è che loro tornino distanti tra loro. Vedete che la distanza è diminuita adesso? Io appena inserisco la chiave, ecco qua, la chiave tocca, prima ad esempio non toccava e non sarei riuscito a creare questo contatto. Avete visto? Tutto qui. Ecco, adesso la chiave tocca. Stringo ancora un po'. Poi farò un video dedicato a questo perché avete la brutta abitudine di andare veloci nei video perché vi annoiate. Vi annoiate voi, figuratevi io che devo fare tutte queste spiegazioni nella speranza che si apprezzi e poi alla fine voi andate veloci. Ragazzi, andate veloci, io me ne accorgo perché. Perché poi mi fate domande le quali risposte sono contenute tutte nei video. Ecco qua, vedete che adesso è tenuta ferma, fa il contatto, levo la chiave, il contatto non c'è più. È così che deve essere. Questo andiamo a rimettere a posto nella sua sede. Così. Vedete? Ecco qua. E siamo a posto.
ecco. E poi abbiamo questo. Sto arrivando. Ecco qua. C'è veramente tanto, tanto materiale. Ammortizzatori funzionanti, indipendenti come nella macchina vera. Qui abbiamo il pacco batterie. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Mi raccomando, non dimenticatevi, sempre che ne abbiate piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Io abbraccio voi tutti e un saluto, chiedo scusa, un saluto nuovamente a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate, perché adesso vado a preparare l'uscita del numero 67. Ciao!